Buongiorno a tutti. Oggi parleremo dei vulcani sommersi, vulcani che non conosciamo, e questa presentazione è divisa in tre parti principali. La prima riguarda la distribuzione, la taglia, le dimensioni, i tipi di eruzione dei vulcani sottomarini. La seconda parte riguarderà le metodologie di indagine, cioè i metodi con cui si studiano questi vulcani, che capite bene sono estremamente differenti da quelli utilizzati per lo studio dei vulcani subaerei. E l'ultima parte invece parleremo dei vulcani sottomarini italiani e delle manifestazioni secondarie del vulcanismo nei nostri mari, prendendo essenzialmente tre casi di studio. Parleremo del Marsili, che è il più grande vulcano del Mediterraneo e d'Europa. Parleremo poi dei fenomeni di degassamento nel Golfo di Napoli e parleremo anche della scoperta di un nuovo vulcano nella zona di Capo Vaticano in Calabria. Iniziamo con quella che è la distribuzione globale, quindi su tutta la Terra, dei vulcani sottomarini. Ne conosciamo circa 140.000, ma immaginatevi che nel Pacifico ne nascono 2-3 di nuovi l'anno. Quindi questo numero è destinato a crescere. Sono distribuiti in maniera non omogenea, ma seguono, diciamo, delle zone di debolezza del nostro pianeta principali. Si concentrano nelle zone delle dorsali oceaniche, negli archi di isole e in misura minore anche lungo i piani di subduzione. Che forma hanno? Hanno la forma variabilissima. Vedete in alto a sinistra una forma molto simile a quella dei vulcani subaerei. Questa è una forma non dissimile da quella, per esempio, di vulcani come il Vesuvio. Sono dei coni normalissimi, e invece nella figura centrale vedete un vulcano con una forma a stella. E queste forme a stella sono dovute al fatto che il magma che risale esce, in questo caso, lungo due fratture preferenziali che si intersecano. Poi a destra vedete invece un conetto vulcanico col suo cratere molto simile a quelli che si trovano per esempio sulle pendici dell'Etna. Poi vedete in basso dei vulcani, alcuni con un cratere, altri con una superficie completamente piatta, e questi vulcani si formano quando il tasso di alimentazione è molto basso, cioè quando il magma dal mantello risale a bassissime velocità e viene eruttato a basse velocità, quindi si forma una specie di lago che si raffredda immediatamente. I vulcani sottomarini possono essere isolati, come nel caso del Rufu, qui siamo nel Pacifico, oppure possono essere raggruppati, formano delle catene oppure dei veri e propri gruppi. I vulcani hanno dimensioni estremamente variabili. Qui in alto siamo nel canale di Sicilia, quella che vedete è la Ferdinandea, ne parleremo dopo, e vedete che ci sono dei vulcani con diametri massimi dell'ordine del chilometro, quelli più piccoli addirittura con diametri di 200 metri. Invece in basso vedete un modello digitale del Tamu. Il Tamu è il più grande vulcano della Terra e misura circa 600 km. La sua superficie è equivalente a quella della Francia. Ma come eruttano questi vulcani? Danno eruzioni cosiddette effusive, cioè con l'emissione di magma che non è frammentato. Vedete che si formano dei bulbi che vengono fratturati e questi bulbi vanno avanti formando una vera e propria colata, e di solito queste colate sono estremamente lunghe ed estremamente strette. In questo caso vedete che la lava raffredda immediatamente. Questo perché siamo sotto l'acqua.
Ci sono altri tipi di eruzioni, ci sono le eruzioni esplosive. In questo caso vedete la colorazione bianca è data dai vapori e dai gas emessi, e si vede anche l'emissione di scorie e bombe. Vedete che questo filmato dà un'immagine fredda del vulcano. Questo sempre perché in realtà i vulcani sottomarini, i magmi che vengono emessi dai vulcani sottomarini raffreddano immediatamente, e questa è una differenza sostanziale rispetto invece ai vulcani subaerei. Questo è il caso dello Stromboli, per esempio. Questa è l'eruzione stromboliana, che è l'equivalente subaereo dell'eruzione sottomarina che abbiamo visto prima. Vedete innanzitutto che l'incandescenza viene conservata, e inoltre la colonna è abbastanza alta, cioè le scorie vengono iniettate nell'atmosfera a distanze notevoli dal cratere, cosa che non avviene nei vulcani sottomarini. Perché? Perché l'acqua, oltre a raffreddare il magma immediatamente, esercita una pressione, e quindi l'energia richiesta per avere una colonna di questo tipo sott'acqua sarebbe molto maggiore. E quali sono le manifestazioni in superficie di un'eruzione sottomarina? Allora, questo è un filmato dell'eruzione del 2012 della zona del vulcano del Hierro alle Canarie, e vedete che quello che si vede in superficie non è altro che un cambio di colore dell'acqua e fenomeni di degassamento molto contenuti. Questo è uno dei segni in superficie dai quali noi possiamo riconoscere un'eruzione vulcanica sottomarina. Ci sono poi altri tipi di segnali. Per esempio accade non spessissimo ma con una certa frequenza nelle spiagge del Pacifico che arrivino delle onde costituite da pomici. Queste onde non rappresentano altro che le pomici portate dall'oceano verso terra, cioè da un'eruzione che non sappiamo dove è localizzata, ma che sappiamo essere avvenuta in una certa zona dell'oceano. Formano delle vere e proprie zattere. Infine, questa invece è una eruzione di un vulcano sottomarino il cui cratere è a pelo dell'acqua, pochi metri sotto il livello del mare, e vedete che in questo caso c'è emissione in atmosfera di ceneri e scorie oltre che a vapore. Queste eruzioni qui, se hanno una durata insomma di un certo tempo, parliamo di settimane, di mesi, possono evolvere ad isole. Questo è il meccanismo in cui da un'eruzione inizialmente sottomarina si passa a un'eruzione subaerea e alla formazione di una vera e propria isola vulcanica. Pensate per esempio a Ischia, a Procida, a Ventotene, a tutte le Eolie, a Ustica. Quindi un vulcano sottomarino che riesce a crescere in maniera tale per cui il cratere arriva sul pelo dell'acqua, in realtà può evolvere a isola vulcanica. Come studiamo i vulcani sottomarini? Li studiamo con diverse metodologie. Allora, la più classica è quella del carotaggio, cioè si prendono dei campioni dal fondo del mare e poi, una volta che la carota è rientrata in superficie, si analizzano sia da un punto di vista vulcanologico, petrografico, geochimico, si possono fare datazioni sia sulle rocce vulcaniche sia sui fossili che troviamo negli strati di sabbia
intercalati fra i diversi depositi vulcanici. Poi utilizziamo anche dei mini sommergibili che possono fare dei filmati in profondità e possono anche raccogliere piccoli campioni. Per avere informazioni poi sulle variazioni che un'eruzione vulcanica produce nella colonna d'acqua sovrastante, si usano delle sonde per misurare la conduttività, la temperatura, la profondità e la salinità dell'acqua. In ultimo ci sono i metodi geofisici, essenzialmente sono dei metodi sismici in cui riusciamo a vedere com'è strutturato il fondo del mare e quindi qual è la struttura interna dei vulcani che stiamo studiando. Questa è una carta che riporta l'ubicazione dei vulcani subaerei in rosso e sottomarini in giallo nei mari italiani, e vedete che la maggior parte sono distribuiti nel Tirreno, poi ce n'è un numero insomma, più piccolo, almeno di quelli che conosciamo, nella zona del canale di Sicilia. E partiamo dal canale di Sicilia. Nel 1831, quella che vedete qui è sulla sinistra è la prima pagina del Mirror del 1831, che riporta la nascita, la formazione di una nuova isola nel canale di Sicilia. Gli inglesi la chiamarono Graham, gli italiani Isola Ferdinandea, e ci fu una grossa disputa fra i Borboni e il Regno Unito per la proprietà dell'isola, ma dopo l'eruzione, passati alcuni mesi, l'isola scomparve perché il mare la portò via, e oggi quello che è rimasto, questa è una batimetria del fondo, è appunto un vulcano sottomarino, Ferdinandea, con alcuni piccoli centri intorno. L'immagine che vedete sotto è come oggi la parte apicale della Ferdinandea. Vedete che ormai è completamente coperta da vegetazione, pieno di pesci, è una zona di pesca anche piuttosto nota. Cose simili le vediamo anche oggi. In alto è un'eruzione avvenuta a Tonga 2 anni fa, sotto invece vedete l'immagine di un nuovo vulcano formatosi nel Mar del Giappone, che fra l'altro anche questo è in contesa territoriale fra il Giappone e la Repubblica Popolare Cinese. Una cosa che volevo farvi notare è l'estrema similitudine morfologica di queste eruzioni, dove riconosciamo benissimo in bianco le colonne di vapore e in nero invece le scorie e le ceneri emesse dal vulcano. Spostiamoci ora nel Tirreno. Il Tirreno lo possiamo considerare come un piccolo bacino oceanico che è collegato alla subduzione della placca africana sotto l'arco calabro. I vulcani del Tirreno, vedete, sono grosso modo disposti a ferro di cavallo. Al centro di questo ferro di cavallo, nella piana batiale del Tirreno, c'è il Marsili. Il Marsili è una struttura vulcanica imponente. Pensate che misura circa 70 km in lunghezza e 30 km in larghezza, e ha una elevazione di circa 3500 metri, quindi è un vero gigante dei mari,
alla sua destra c'è il seamount del Palinuro, che non è da meno perché è una catena vulcanica della lunghezza di circa 50 km. Poi c'è anche un altro piccolo vulcano invece, questo per darvi un'idea delle dimensioni, che è l'Alcione, che fa parte dei vulcani sommersi delle Eolie. Allora vediamo, questa è una mappa sulla sinistra della morfologia del Marsili. Allora, vediamo che il Marsili non ha una forma conica, in realtà è una struttura allungata, con i fianchi piuttosto ripidi. Pensate che mediamente questi fianchi hanno una pendenza di 18 gradi, 18-20 gradi, e la sua sommità è costellata di piccoli coni vulcanici allineati lungo la direzione di massimo allungamento, e la caratteristica di questo vulcano è che la sua direzione di allungamento è ortogonale all'apertura del Tirreno, cioè mentre lui è orientato grosso modo nord-est-sud-ovest, il Tirreno si è aperto in direzione est-ovest e sud-est e nord-ovest. Questi piccoli vulcani che troviamo alla sommità, ne abbiamo contati un'ottantina circa, si concentrano nella parte apicale, che è anche la parte dove è avvenuta l'attività più recente. In quest'area il vulcanismo è iniziato circa 1 milione di anni fa. Le recenti scoperte ci hanno consentito di stabilire delle eruzioni che sono avvenute addirittura intorno ai 3.000 anni fa, quindi è un vulcano da una vita estremamente lunga, e oggi è caratterizzato da un'attività sismica e idrotermale che ci dicono che il vulcano è tuttora attivo. Questa è una carta morfologica che ci dettaglia la parte centrale essenzialmente dell'edificio, e vedete i conetti di cui ho parlato prima, e in rosso vedete anche la distribuzione delle colate laviche che mantellano sia il fianco occidentale che quello orientale dell'edificio. Sulla destra vedete una carota. Questa è stata raccolta a circa 600 metri di profondità, quindi siamo quasi in cima al Marsili, la cui diciamo, minima profondità è intorno ai 500 metri, e quello che vedete segnato M1, M2, M3, M4 sono dei depositi dovuti a eruzioni del Marsili. Questi depositi vanno dai 7.000 anni fa circa a 3.000-2.000 anni fa. Quello che vedete sotto, M5, è un altro deposito vulcanico, ma questa volta è un deposito correlabile all'attività dell'Etna, una grande eruzione che è avvenuta all'Etna, e la cui dispersione è stata talmente ampia che noi le ceneri dell'Etna le troviamo in mezzo al Tirreno sul Marsili. Questo è un filmato della parte apicale dell'edificio vulcanico. Vedete che ci sono essenzialmente colate laviche. Qui siamo sul fianco nord-ovest dell'edificio. Ora il sommergibile, la telecamera del sommergibile si sposterà e andrà sul fianco nord-est, che vedete è estremamente ripido. Nella parte apicale le pendenze raggiungono i 45 gradi circa. Ma com'è fatto dentro il Marsili? Allora, il Marsili ha probabilmente, quella che vedete in rosso, una zona di accumulo di magma ad alta temperatura. La dinamica di questa camera magmatica è responsabile dei fenomeni idrotermali e della sismicità che caratterizzano il vulcano. Ultimamente si è molto parlato della pericolosità del Marsili, cioè il fatto che un'eruzione possa
in qualche modo provocare chissà quale catastrofe. Allora abbiamo visto prima che eruzioni sottomarine, a meno che non siano di notevole entità, non destabilizzano gli edifici vulcanici, se non in casi particolari. Diciamo che le ultime fasi di attività del Marzini, quelle che conosciamo, sono tutte riconducibili a eruzioni di bassa energia. Però dobbiamo anche pensare che per gravità il vulcano è estremamente instabile, appunto perché i fianchi sono ripidi e poi perché i fenomeni idrotermali comunque indeboliscono le strutture interne. Quindi noi non possiamo a priori escludere che il Marzili vada in una fase di destabilizzazione, però è anche vero che nella sua lunga storia non abbiamo segni di collassi dell'edificio vulcanico, quindi sicuramente è un edificio vulcanico che andrebbe monitorato, ma che diciamo, la cui pericolosità dal crollo e quindi dall'innesco di tsunami a breve termine è bassa e sicuramente non correlabile a eruzioni del tipo di quelle che ci sono state negli ultimi essenzialmente 10.000 anni. Passiamo ora in un'altra zona, andiamo a vedere un fenomeno secondario nel Golfo di Napoli, un fenomeno vulcanico. Vedete che a grosso modo 5 km a sud del porto di Napoli c'è una superficie abbastanza rugosa, il termine tecnico è ammocchi, e si credeva che questa superficie corrispondesse ai depositi di una frana. In realtà abbiamo trovato delle morfologie estremamente strane, dei coni allineati, dei piccoli crateri e dei pockmark che sono delle depressioni circolari. Non esiste un orlo morfologico come sugli edifici vulcanici, è solo una depressione, una locale subsidenza. Queste strutture sono tipiche delle zone di degassamento, cioè quando avete la fuoriuscita di gas in condizioni sottomarine si formano queste strutture. Vedete anche delle piccole collinette, anche queste sono delle strutture dovute alla pressione del gas. Chi ce lo dice questo? Ce lo dice il profilo sismico che osservate sotto, dove vedete queste strutture che da un punto di vista diciamo, tecnico vengono chiamate pagode. In realtà sono delle forme pseudodiapiriche, ma la risalita è dovuta al fatto che il gas si mescola ai sedimenti, la densità diminuisce e quindi per galleggiamento salgono verso l'alto, deformano il fondo del mare, addirittura lo fagliano e lo piegano. Dov'è questo gas? Ecco, quello in alto a sinistra, vedete quella che è un'immagine acustica di un degassamento. E questo invece che vedete qui sulla destra è un filmato fatto con un mini sommergibile volto appunto alla ricerca di queste emissioni gassose. Ecco, qui ne vedete una molto piccola, dove però si distingue abbastanza bene la risalita delle bolle di gas verso la superficie. Ci spostiamo ora in Italia meridionale, in Calabria. Allora, questa è una zona, come abbiamo visto prima, di subduzione. Questa è la distribuzione dei terremoti e la loro profondità. Siamo grosso modo nell'area di Capo Vaticano. Quest'area è soggetta a una deformazione molto complessa. Vedete che sulla sinistra abbiamo una compressione di circa 2 mm l'anno, al centro nella zona delle Eolie invece questa compressione va svanendo e sul lato calabro questa compressione in realtà non c'è più e c'è invece una grande distensione della crosta con velocità dell'ordine dei 3 mm l'anno. Perché tutto questo? Perché lavorando in quest'area qualche anno fa abbiamo scoperto un nuovo vulcano.
e vi racconto brevemente la storia di questa scoperta, che è stata, non dico casuale, ma quasi, nel senso che con un collega stavamo osservando la carta magnetica d'Italia e quello che vedete è una piccola anomalia magnetica localizzata proprio nella zona di Capo Vaticano, e a questa anomalia magnetica corrisponde anche un'anomalia gravimetrica positiva, quindi rocce molto dense e molto magnetizzate, tipico delle rocce vulcaniche. Quindi abbiamo intrapreso una ricerca. Innanzitutto abbiamo scoperto una struttura conica, che è quella in grigio, e nella parte apicale di questa struttura ci sono delle zone di degassamento che vedete nel profilo sismico in basso o a sinistra. Sono piuttosto numerose queste zone di degassamento, sono allineate anche grosso modo lungo una direzione nord-ovest-sud-est, quindi questo è a tutti gli effetti un vulcano spento, perché diciamo, la sua attività è sicuramente precedente i 700.000 anni, che però in qualche modo sta ancora degassando, e sta degassando anidride carbonica. Com'è fatto dentro? Questi sono i risultati di modelli basati sul dato gravimetrico, sul dato magnetico, e vedete che si riconosce una struttura, un condotto sommitale e una struttura che si va allargando verso una camera magmatica verso il basso. Dopo questa carrellata dobbiamo in qualche modo spiegare perché è importante studiare i vulcani sottomarini, cioè cosa ci dicono i vulcani sottomarini rispetto ad altri vulcani. Innanzitutto, essendo localizzati prevalentemente sulle dorsali, ci danno delle informazioni dirette su quello che è l'interno della Terra e quindi sull'evoluzione geodinamica del nostro pianeta. Sono importanti anche perché molti di questi vulcani emettono gas, emettono zolfo, emettono anidride carbonica. Questo ha profonde implicazioni, per esempio per i problemi riguardanti il riscaldamento globale, ma anche implicazioni per quello che riguarda la formazione della vita sulla Terra. Vedete che questi organismi convivono tranquillamente con emissioni che si trovano a 300-400 gradi di temperatura. C'è poi un interesse legato ai sistemi idrotermali, perché i sistemi idrotermali spesso possono essere dei sistemi geotermici, quindi sfruttabili da un punto di vista economico per l'energia, tra virgolette, pulita. Infine, questi sono dei noduli di manganese e di ferro. Lo studio dei vulcani è importante anche perché ci permette di identificare, diciamo, dei depositi che potrebbero essere di interesse minerario. Quindi vedete che lo studio dei vulcani ci apre tantissime porte. I vulcani sottomarini possono essere pericolosi, però. Questo è il risultato della collisione di un sommergibile a propulsione nucleare americano. È un incidente avvenuto nel Pacifico e questo sommergibile ha incontrato un seamount di nuova formazione, sono andati a finire tutti sotto processo. Ovviamente non ho idea di come sia andata a finire, però da un punto di vista legale non ci sono stati grossi danni, non ci sono state vittime, ma insomma, questo è uno degli incidenti che può capitare a chi viaggia sott'acqua. E infine, come abbiamo detto anche per il Marsili, i vulcani sottomarini possono collassare e quindi produrre degli tsunami. Possono collassare vuoi per un'eruzione di grossissima energia che destabilizza i fianchi, vuoi perché pesano, vuoi perché l'attività sismica e l'attività idrotermale ne indeboliscono i fianchi fino a che, come una qualsiasi montagna anche in ambiente subacqueo, il tutto scende. Per chi fosse interessato, questa è una bibliografia di minima, nella quale però trovate tutti i lavori sugli argomenti che sono stati trattati ora, e ovviamente la ricerca continua
non ci fermeremo anche perché è estremamente appassionante.